Buongiorno a tutti. Sono Stefano e oggi voglio cominciare con una domanda semplice ma importante. Avete mai vissuto un momento in cui, dopo tanto tempo lontano dal lavoro, dovevate tornare alla routine quotidiana e non sapevate bene da dove cominciare? Io sì. E quella sensazione è qualcosa che non dimentico facilmente. Vi racconto una storia. Una storia che per me è stata un vero punto di svolta. Un capitolo della mia vita che all'inizio sembrava difficile, quasi impossibile, ma che alla fine mi ha insegnato qualcosa di prezioso su me stesso e sulla vita. Sedersi qui e ripensarci mi dà ancora una sensazione strana, un misto di nostalgia e gratitudine. Era il mese di settembre. Avevo trascorso quasi 8 mesi lontano dal mio ufficio. 8 mesi lunghi, intensi, pieni di cambiamenti. Non era stata una pausa scelta liberamente, almeno non del tutto. Prima un problema di salute che mi aveva fermato, poi un periodo di recupero a casa, poi la quarantena globale che aveva bloccato il mondo intero. E infine, quando finalmente tutto sembrava tornare alla normalità, io mi trovavo lì, in piedi davanti alla porta del mio posto di lavoro, con lo zaino in spalla e il cuore che batteva forte. In quei mesi di pausa avevo vissuto in una sorta di bolla. All'inizio era strano non avere obblighi, non avere riunioni, non avere scadenze. Poi pian piano mi ero abituato a quella vita più lenta. Mi alzavo senza fretta, leggevo libri che aspettavano da anni sul comodino, cucinavo con calma, camminavo per ore senza una meta precisa. Era una vita diversa e in qualche modo quella lentezza mi aveva insegnato cose che anni di lavoro intenso non mi avevano mai dato il tempo di capire. Ma settembre era arrivato e con settembre la fine della pausa. Quella mattina mi ero svegliato alle 6:30. La sveglia aveva suonato come sempre, con quel suono sottile e insistente che conoscevo bene, ma che non sentivo da tanto tempo. Per mesi avevo dormito senza orari fissi. Mi alzavo quando volevo, facevo colazione con calma, leggevo, passeggiavo, guardavo film. Era una vita tranquilla, ma anche un po' vuota. E ora quella sveglia mi ricordava che il tempo libero era finito. Mi sono alzato lentamente. Ho fatto la doccia, mi sono vestito con cura. Ho scelto la camicia blu, quella che mi piace di più, quella che mi fa sentire sicuro. Ho preparato il caffè in silenzio, guardando dalla finestra il cielo, ancora un po' grigio. Ho bevuto lentamente, pensando a quello che mi aspettava. Il caffè aveva lo stesso sapore di sempre, eppure sembrava più intenso quel mattino. Strano come le emozioni cambino il modo in cui percepiamo anche le cose più semplici. Uscire di casa quella mattina è stata una delle cose più strane che abbia mai fatto. Le strade erano animate, la gente camminava veloce, i bus passavano pieni. La vita continuava come sempre. Ma io mi sentivo diverso. Mi sentivo come uno che è stato lontano per molto tempo e torna in un posto familiare che però sembra un poco cambiato. O forse ero io ad essere cambiato. Probabilmente entrambe le cose. Ho preso l'autobus come facevo ogni mattina prima della pausa. Mi sono seduto vicino al finestrino e ho guardato la città scorrere davanti a me. I negozi che aprivano, i bar con le sedie fuori, le persone che si salutavano in fretta. Una scena normale, quotidiana. Eppure per me, in quel momento, era qualcosa di quasi emozionante. Arrivato in ufficio, ho spinto la porta d'ingresso e ho sentito subito quell'odore tipico degli uffici. Carta, caffè, aria condizionata. Qualcosa di familiare che mi ha dato quasi un senso di conforto. La receptionist mi ha sorriso appena mi ha visto. «Stefano, che bello rivederti. Come stai?» Mi ha chiesto con un tono caldo e sincero. Ho risposto che stavo bene, anche se dentro di me c'era ancora un misto di emozioni difficili da descrivere. Sollievo, ansia, curiosità, paura. Tutto insieme, come un grande nodo al petto che non sapevo come sciogliere. Sono salito al terzo piano, dove si trovava il mio ufficio. Ho aperto la porta della sala riunioni e ho trovato alcuni colleghi che mi aspettavano con un sorriso. Qualcuno mi ha stretto la mano, qualcun altro mi ha fatto una battuta leggera. «Finalmente sei tornato, senza di te era tutto troppo silenzioso», ha detto Marco, il mio collega preferito. Quella risata ha rotto il ghiaccio. Mi sono seduto alla mia scrivania, ho acceso il computer, ho guardato lo schermo. Centinaia di email non lette, report da leggere, riunioni da programmare,
progetti da riprendere. Tutto lì fermo, ad aspettarmi. Un po' come trovare una stanza che non hai riordinato da tempo. Sai che prima o poi devi farlo. E all'inizio sembra un'impresa enorme. E vi dirò una cosa onesta. Il primo giorno è stato duro, non fisicamente, ma mentalmente. Avevo perso il ritmo. Sapevo ancora fare il mio lavoro, certo, ma il cervello faceva fatica a tornare in quella modalità attiva, concentrata, produttiva. Mi sedevo, cercavo di leggere un documento e dopo 10 minuti la mente andava da un'altra parte. Era frustrante, ma cercavo di essere paziente con me stesso. Vi è mai capitata una cosa simile? Quella sensazione di essere nel posto giusto, ma di non sentirsi ancora del tutto presenti? Scrivetelo nei commenti se volete. Mi piacerebbe sapere se anche voi avete vissuto qualcosa del genere. Parlarne aiuta, credetemi. Il mio responsabile, Andrea, era una persona molto comprensiva. Mi aveva già detto prima del mio rientro che non si aspettava miracoli nel primo giorno. Prenditi il tempo che ti serve per rientrare nella routine. Siamo qui, punto. Queste parole mi avevano dato molta tranquillità. Avere un ambiente di lavoro supportivo è fondamentale quando si torna dopo una lunga assenza. Non tutti hanno questa fortuna, ma quando c'è, fa una differenza enorme. Verso mezzogiorno sono uscito a pranzare con Marco. Abbiamo camminato fino a un piccolo ristorante vicino all'ufficio, uno di quelli semplici con i tavoli di legno e i menù scritti a mano. Mentre mangiavamo la pasta, lui mi ha raccontato delle novità degli ultimi mesi. Nuovi clienti, nuovi colleghi, qualche cambiamento nella struttura dell'azienda. Io ascoltavo e cercavo di memorizzare tutto, ma era come ricevere troppe informazioni in poco tempo. Ho annuito, ho fatto domande, ho cercato di capire e soprattutto ho cercato di non sentirmi in colpa per tutto quello che mi ero perso. Perché questo è uno degli aspetti più difficili del ritorno al lavoro dopo una lunga pausa. Il senso di colpa. Si pensa di essere rimasti indietro, di aver lasciato un vuoto, di essere meno capaci degli altri. Ma non è così. Ogni persona ha i propri tempi e una pausa, qualunque ne sia il motivo, non cancella le competenze, l'esperienza, il valore professionale di qualcuno. Mentre tornavamo in ufficio dopo il pranzo, Marco mi ha detto qualcosa che mi è rimasto in mente. Sai Stefano, quando sei stato via, ho capito quanto fosse importante il tuo contributo. Non me ne ero mai reso conto davvero prima. Non l'ha detto per farmi un complimento vuoto, lo diceva con sincerità e quella frase mi ha dato una spinta inaspettata. Il pomeriggio è andato meglio. Ho partecipato a una riunione breve e sono riuscito a seguire abbastanza bene. Ho anche dato un piccolo contributo, una proposta su come migliorare un processo interno. Andrea ha annuito con interesse. Quel gesto semplice mi ha dato una spinta enorme. A volte bastano piccole cose per ricominciare a credere in se stessi. Alle 6 di sera ho spento il computer, ho preso lo zaino e sono uscito dall'ufficio. L'aria fuori era fresca, il sole stava calando e tingeva il cielo di un arancione caldo e gentile. Camminavo verso casa lentamente, ascoltando la città intorno a me, e ho realizzato che mi sentivo stanco, ma di una stanchezza diversa da quella dei mesi precedenti. Non era una stanchezza triste o vuota, era la stanchezza di chi ha fatto qualcosa, di chi ha ricominciato. Nei giorni successivi le cose sono andate migliorando gradualmente. Il secondo giorno ho risposto a metà delle email arretrate. Il terzo giorno ho partecipato attivamente a una riunione di progetto. La prima settimana è finita con una sensazione positiva, quasi una piccola vittoria personale. Ogni giorno era un piccolo passo avanti e ogni piccolo passo contava. Ho imparato in quel periodo alcune cose importanti che voglio condividere con voi, perché penso che possano essere utili a chiunque si trovi in una situazione simile. La prima cosa che ho imparato è che il ritorno richiede pazienza. Non si può pretendere di tornare al 100% il primo giorno. Il cervello ha bisogno di tempo per riabituarsi ai ritmi lavorativi, alle responsabilità, alle relazioni professionali. È normale sentirsi un po' lenti all'inizio. È normale fare fatica a concentrarsi. È una fase temporanea e bisogna rispettarla senza giudicarsi troppo duramente. La seconda cosa è che comunicare è fondamentale. Parlare con i colleghi, con il responsabile, essere onesti su come ci si sente.
Non bisogna fingere di stare bene quando si è ancora in fase di adattamento. Le persone che ci vogliono bene capiscono. E se non capiscono, forse vale la pena riflettere su quell'ambiente di lavoro. La terza cosa che ho capito è che una pausa non è mai tempo perso. In quei mesi lontano dall'ufficio avevo letto molto, avevo cucinato, avevo camminato, avevo riposato, avevo pensato e tutte quelle esperienze mi avevano reso in qualche modo una persona più ricca, più consapevole, più capace di apprezzare le cose semplici. E quella consapevolezza l'ho portata con me anche nel lavoro. A volte nella vita è necessario fermarsi per andare avanti meglio, come quando si fa una pausa durante una camminata in montagna per riprendere il fiato e ammirare il paesaggio. Quella pausa non rallenta il viaggio, lo arricchisce, lo rende più significativo. E quando riprendi a camminare, i tuoi passi sono più sicuri, più consapevoli. Sono passate alcune settimane da quel ritorno al lavoro. Oggi sono di nuovo nel mio ritmo, anzi, forse sono ancora più produttivo di prima. Affronto le sfide con più calma, gestisco lo stress in modo più intelligente e soprattutto apprezzo molto di più ogni giornata lavorativa, perché so cosa vuol dire non averla. Se anche voi siete in procinto di tornare al lavoro dopo un periodo di assenza, che sia per motivi di salute, di famiglia, di studio o semplicemente perché avete deciso di prendervi una pausa, voglio dirvi una cosa sola: andrà bene. Potrebbe non essere facile il primo giorno o la prima settimana, ma con il tempo, con la pazienza, con il supporto delle persone giuste, ritroverete il vostro passo e forse scoprirete di essere diventati ancora più forti di prima. Se avete trovato utile questa storia, se vi ha fatto riflettere o vi ha aiutato in qualche modo, vi invito a mettere un mi piace al video. Per noi di Bravocast Italiano significa molto, ci dice che stiamo facendo un lavoro utile. E se volete continuare ad ascoltare storie in italiano come questa, iscrivetevi al canale. Ogni settimana nuove storie, raccontate con semplicità e calore, per aiutarvi a migliorare il vostro italiano in modo naturale e piacevole. Vi aspetto nei commenti. Avete mai vissuto un ritorno al lavoro difficile? Come l'avete affrontato? Cosa vi ha aiutato di più? Condividete la vostra esperienza. Le vostre parole potrebbero aiutare anche altri ascoltatori in questo momento. Io vi ringrazio di cuore per aver trascorso questo tempo insieme. Spero che questa storia vi abbia dato qualcosa, anche solo un piccolo spunto di riflessione. Il ritorno è sempre possibile, la ripresa è sempre possibile e spesso è più bella della partenza. Ci vediamo alla prossima storia. Buona giornata a tutti, continuate a praticare l'italiano con curiosità e costanza. Un piccolo passo ogni giorno fa una grande differenza. A presto, ciao!